Buongiorno, questa è la videovisita di Giuseppe Giglio Broker nell'immobile di Quartu Sant'Elena. Ragazzi, questo immobile è veramente unico nel suo genere perché unisce tutto: un grande spazio esterno, un enorme orto, una pineta personale ed un accesso alla spiaggia lì, da quel cancello in fondo. Ma andiamo a vedere. Vedete? Qua si cammina e c'è questo corridoio che sarà, non so, 100 metri? È veramente grande, veramente grande. E mentre lo percorriamo possiamo apprezzare questa prima serie di uliveti su manto verde, quindi non in concetto di orto, ma in concetto proprio decorativo. Ed è stupendo, ragazzi. Qua mi verrebbe proprio voglia di camminare a piedi scalzi su quell'erba. E mentre camminiamo veniamo irrorati dal profumo di questi fiori tipici della macchia mediterranea, che sono veramente profumatissimi, bellissimi. Sentite gli uccellini? Abbiamo poi il ruscello, altri ulivi, oltre che altre bellissime piante. E camminando cominciamo a scorgere quello che è l'edificio. Sembra quasi un ingresso di una casa di Dubai. Vedete? Oh, che bello. Come sapete io nel 2003-2005 avevo l'agenzia immobiliare a Dubai, dove ho ancora delle collaborazioni, però poi lasciai Dubai perché non era il mio mondo. Però ragazzi, qua, guardate, qua ci stanno 3 auto coperte più almeno altre 2, una a fianco all'altra qua. Vedete? A parte che, non ve lo voglio dire, ma siamo al 22 di ottobre e c'è una temperatura che ci permetterebbe di fare il bagno. Vedete? Qua abbiamo la tettoia. Io vado dal fondo poi torno indietro perché vi voglio proprio stupire. Guardate, questo è l'edificio esterno, tutto con marmo intagliato sul fondo, tutto chiaramente con vespaio. Un edificio veramente bello per la sua praticità, oltre che per la sua estetica. Guardate di cosa parliamo, questa tettoia enorme. E qua cominciamo ad andare sul pesante. Guardate che quale altro pezzo di giardino tutto curato c'è. Tra l'altro tutto praticamente l'impianto di irrigazione automatica, eccetera. Guardate, la casa. Adesso ve la faccio vedere nel suo insieme. È grande, È una bella casa. È veramente una bella casa, ma soprattutto una casa importante. Pensate che questi sono pini che potremmo definire quasi arciducali. Tra l'altro confiniamo al lato con un bel campo da tennis, vedete? Quindi non abbiamo la vicinanza diretta con qualche vicino, siamo proprio in pace, qua siamo veramente isolati. E vi dicevo, questi pini qua sono pini antichi. Pensate che producono ancora degli ottimi pinoli. Dopo vi farò vedere. Ma ragazzi, ma a casa vostra avere il giardino, un grande orto che vedremo dopo, avere anche una pineta a disposizione per godere di quello che è il fresco. Io qua già metterei tutta una serie di amache. Guardate che roba. No ragazzi, stiamo scherzando. Stiamo parlando di un prodotto assolutamente VIP. Guardate. E qua sentite il rumore, vediamo se si sente col microfono. Ora mi avvicino di più. Noi abbiamo questa porta larga perché se doveste uscire con un gommone potete farlo, però guardate. Capite che voi la sera, mentre siete con gli amici qua che sorseggiate
in pineta un vostro mojito o un buon vino, un bel Berlucchi, guardate cosa succede, che siete accompagnati da questa dolce musica del mare. Ecco perché vi dicevo che la proposta di oggi è una proposta importante. È importante. Guardate, man mano che camminate ci ricongiungiamo alla parte interna del terreno. Cioè, capite che spazi di cui si può disporre qua? Guardate. Adesso vi sto facendo dall'esterno, poi quando vedrete dentro capirete anche la potenzialità. Per questa potrebbe tranquillamente essere un hotel, un piccolo resort di lusso. Guardate. Voglio avvicinarmi alla tettoia, così vi faccio immaginare anche il momento nel quale magari qualcuno sta preparando un barbecue. Qua possiamo dire barbecue a bordo spiaggia? Sì, possiamo, perché siamo veramente a bordo spiaggia. Guardate. Vedete? Qua adesso ci sono alcuni lavoretti in corso, quindi ci sono degli attrezzi, che c'è un tecnico. Qua sotto c'è un dondolo bellissimo. Guardate che belle anche le decorazioni che ci sono. Vedete? E qua forno a legna, barbecue, insomma, poi c'è una serie di tettoiette che girano attorno alla casa. Ma andiamo di qua, perché vi ho detto che vi devo stupire. Vi ricordate lì dove c'erano le auto? Abbiamo sul tetto fotovoltaico, che addirittura è talmente abbondante che una parte viene venduta e reimmessa nell'energia di Enel. Le unità esterne, perché abbiamo tutta la zona è tutta climatizzata, tutta la casa. Poi da qua, come vi dicevo, si accede a quello che è l'orto, che voi penserete, ah che bello, anche un orticello. Beh, proprio orticello no, a parte qua ci sono anche per chi ama le galline eccetera. Non è il mio genere, però so che ci sono. Insomma, ecco, si entra e sì, è proprio così come pensate. È tutto di proprietà, tutto terreno di proprietà. Ricordiamo che qua la terra totale sono circa 7000 metri. Abbiamo tutti i prodotti tipici della macchia mediterranea, dai limoni ai corbezzoli e poi una marea di ulivi. Guardate che spazio! Avete idea che ci va 5 minuti ad arrivare lì in fondo? Guardate quanti ulivi, ci passo un po' in mezzo. Volevo farvi capire di cosa parliamo, perché adesso loro ne fanno un uso, diciamo di coltivazione. Poi uno si può sbizzarrire su cosa potrebbe fare su questo terreno di proprietà. Guardate, passo proprio in mezzo agli ulivi. Vedi, più andiamo avanti e più diventano nere le olive. Guardate che belle. Sono carichi. Guardate, avete idea della distanza? Quello è il nostro fondo, dove c'erano le macchine e tutto. Guardate che roba. Qua c'è, non è che dici mi faccio l'olio per me, qua faccio l'olio da vendere. Oddio, io sono uno che ne usa tanto, quindi qua vite, anche qua abbiamo la possibilità di fare la nostra propria produzione di cannonau. Vedete? Poi andiamo avanti.
ha smarrito la gallina nera. Guardate. Vedete come qua sono più scure. Abbiamo chiaramente 3, 4, 5 piante di fichi normali, poi non può mancare in Sardegna il fico d'India, giustamente, se no non sarebbe un terreno che manifesta i tratti della tradizione. Guardate. Ma adesso andiamo a vedere la casa dall'interno. Ok, torniamo verso la casa. Vedete tutte le unità esterne? Ok. E adesso entriamo in casa. Riubichiamoci, vediamo dove siamo. Ok. Questo porticato che è meraviglioso. Vedete, è meraviglioso. E adesso rientriamo in casa. Entrando troviamo subito una bella porta blindata con finiture in essenza di legno e come vediamo abbiamo, diciamo, a sinistra una scala che va su, che vedremo dopo, di fronte uno studio che poi vi farò vedere nel dettaglio. Adesso ci concentriamo in questo qua che è il soggiorno con doppia esposizione. Come vedete abbiamo un'esposizione che dà sul retro dove ci sono le auto e poi abbiamo un'esposizione che dà sul mare, sul giardino che va al mare. Teniamo conto che qua i vetri sono tutti triplo vetro taglio termico. Da qui, continuando, innanzitutto vogliamo apprezzare queste porte, perché sono porte legate a piombo, vedete? Cioè non a piombo, legate a fusione, e poi sono tutte a soffietto, in maniera da occupare meno spazio, però sono molto belle, molto decorative. Qua abbiamo subito un disimpegno, bello anche il tetto così, visto? Questo disimpegno ci porta nel quadro elettrico. Ricordiamo, qua abbiamo la domotica, quindi abbiamo praticamente la possibilità di accedere e controllare da qualsiasi paese del mondo attraverso internet tutto, dalle serrande a tutto quello che può servire. Bagno di servizio, vedete? Un bagno per gli ospiti quando siete a cena, vogliono un bagno, e poi giustamente c'è anche una lavanderia con appunto la lavatoio, c'è la lavatrice e poi chiaramente c'è la possibilità di uscire fuori per stendere i panni nel porticato, o se volete c'è lo spazio per mettere comodamente un'asciugatrice. Dopodiché abbiamo detto, eravamo in soggiorno, c'era questo disimpegno e guardate, qua c'è uno dei miei pezzi preferiti, la cucina. Questa è una cucina di generosissime dimensioni, questa sì che è una cucina abitabile, tutta in muratura. Ragazzi, muratura e legno, però ben fatta con i faretti, stiamo parlando di faretti LED. Questa è una penisola in stile country e queste non le guardate, ve lo dico subito, non c'è possibilità alcuna, hanno rifiutato anche 10.000 euro per questa Berkel con il suo basamento, vedete? Ve la faccio vedere solo perché se siete come me appassionati, insomma è un pezzo unico, questo è veramente un pezzo unico, bellissimo. Torniamo a noi, camino, quindi cucina e qua sala da pranzo e siamo, diciamo, accerchiati da luce, colore, da verde e soprattutto, ragazzi, immaginate, state mangiando qua, siete in cucina, siete seduti, ecco, mi siedo proprio al tavolo, sono seduto sulla sedia e vedete il mare che avete solo al bordo del vostro giardino e da qua voi immaginate potete scegliere di mangiare fuori, allora uscite,
uscite fuori nel vostro giardino, con il vostro cagnolino. Vedete? Perfetto. E qua abbiamo, vedete, l'esterno. Adesso rientriamo così. Che bel fresco, perché poi questi muri, devo dire, sono proprio ben isolati. Bellissimi anche i pavimenti, Diamo valore a ciò che ha valore. Questa casa è bella in ogni suo dettaglio. Da qua adesso vi faccio vedere quello che è lo studio di cui vi parlavo prima, che è proprio un ufficio, come vedete, proprio un ufficetto, vedete, dove praticamente abbiamo l'uscita sempre sul giardino, e che potrebbe veramente essere un'altra stanza. Qua abbiamo una chicca. Questo è un mini appartamento, ovvero come se fosse una piccola suite indipendente. Perché vi dico questo? Perché a parte che possiamo scegliere di entrare dall'esterno, quindi di entrare da qua, abbiamo anche qua, come abbiamo detto, triplo vetro taglio termico, ma questo è un mobile di pregio che fra l'altro sono prodotti tipici sardi. Vedete dove c'è nascosto dietro al mobile una cucina, quindi fuochi, e anche che sono tutti elettrici. Qua non abbiamo gas, però abbiamo lavabo, tutto. Abbiamo qua il suo bagno assolutamente di gran livello, completo, bidet WC, lavabo di design molto bello, trasparente, e la doccia svedese, chiaramente finestrato. Poi abbiamo una camera da letto, che una camera da letto è una suite perché abbiamo chiaramente tutto, vedete, armadio, televisore, insomma molto molto luminosa, e anche qua, come in tutte le stanze, c'è chiaramente la climatizzazione. E questo è un sottoscala. Allora hanno approfittato, mettendo una porta, di un sottoscala molto carina, vedete, per riporre cose che insomma non sono mai abbastanza gli spazi. Adesso torniamo nello studio, e da qua cominciamo ad andare verso quella che è la zona notte. Quindi si passa di qua, e da qui, guardate, subito abbiamo scale che diciamo alternano legno e pietra, veramente molto bello. Il gradino è molto basso, quindi si parla di circa 14 cm, quindi molto comodi da fare. La scala è molto larga, vedete, e come arrivate su venite inondati proprio dalla luce. Ricordiamo che l'esposizione mare, questa casa ce l'ha proprio a sud, tant'è vero che, guardate, c'è una luce invidiabile. E qua abbiamo subito un terrazzo che vi faccio vedere, che collega il corridoio e anche questa meravigliosa immensa camera da letto con doppio balcone lato nord, lato dove abbiamo parcheggiato le auto, e balcone lato sud, che ahimè, come potete immaginare, dove ci porta? Ci porta al mare. Vedete? Cioè da qua sentite letteralmente le onde infrangersi. Vedete? No, è stupenda, stupenda. Poi rientriamo. Vedete? E troviamo dietro un'altra porta, sempre di questo soffietto, sempre con il vetro fuso, guardate, cabina armadio, una vera cabina armadio, come se fossimo in un negozio, vedete? Poi qua abbiamo detto l'altro balcone grande, anche questo, perché ora li diamo per scontati perché ne abbiamo tanti, però ragazzi, chi si può permettere di avere tutte queste a disposizione? E qua un bagno che insomma è una discoteca, non è un bagno, è enorme,
quindi lavabo, anche qua doccia svedese, sempre tutta elettronica con musica, radio, uscita sul balcone anche qua e chiaramente WC bidet. Wow, ogni volta che entro mi sembra, non so, di vedere il catalogo Viva Maya in Messico. Allora adesso da qua, prima di andare in questa porta che sarà una sorpresa, continuiamo, facciamo 3 gradini e a destra abbiamo lato mare di nuovo, un'altra meravigliosa enorme camera da letto. Anche qua, come dicevamo, siamo sull'esterno, vedete? Guardate che bello. E chiaramente anche questa, essendo una suite, ha all'interno il suo bagnetto, che tanto etto non è, perché comunque è un bagno completo di tutto. Bidet, WC, lavabo e anche qua la solita doccia tecnologica. Poi andiamo avanti, armadiatura a muro tutta altezza, veramente elegante, veramente bella per riporre insomma tutto quello di cui abbiamo bisogno. Qua abbiamo anche i radiatori nel caso in cui si voglia, c'è il sistema di riscaldamento. Poi guardate qua altra camera da letto che dà sul lato nord, però ragazzi di nuovo stiamo parlando di una stanza enorme e di nuovo qua abbiamo il bagno privato, sempre bagno in suite, WC, bidet, lavabo e doccia tecnologica anche qua. Adesso vi voglio portare in quella porta che ho volutamente diciamo non farvi vedere subito, perché uno dice che sarà uno sgabuzzino, ma diciamo che viene utilizzato in questo momento per mettere via cose. Ma dove porterà questa scala, che comunque è una bella scala moderna? Vedete? Guardate, saliamo e voilà, ragazzi, e qua abbiamo un altro mini appartamento praticamente. Anche qua, capito, qua potete aprire. Guardate che bello, cioè, sentite il rumore del mare. Abbiamo qua degli armadi ricavati, vedete? Poi si va avanti, bagnetto con WC, lavabo, bidet e anche qua abbiamo una doccia. E qua abbiamo un divano, come vedete, e lì abbiamo il letto. E anche qua abbiamo l'unità esterna. Chiaramente qua è più bassa, il soffitto è più basso, però insomma è utilizzabile, è sfruttabile. Ok, quindi per trarre delle conclusioni possiamo dire che la videovisita è finita. Avete modo di pensare, se anche voi volete accaparrarvi senza perdere questa opportunità, perché credetemi è unica. Ci troviamo a Quarto Sant'Elena, Cagliari, ci troviamo in un posto di mare stupendo, ci troviamo in un parco meraviglioso, in un appezzamento di terra che vi permette anche di avere uno spazio enorme per le coltivazioni, ma soprattutto ci troviamo davanti al mare, dove è presente anche una pineta che emana il classico odore buonissimo di pigna, di aghi di pino, di pinoli, e siete qua, capito? Cioè questi qua, vedete, sono proprio i pinoli, vedete, li conoscete? Ma soprattutto siete qua, e questo è quello che noi vogliamo lasciarvi come valore aggiunto, la possibilità di avere questa vista
questo rumore a coccolarvi per sempre ogni volta che starete in questa residenza. Da Giuseppe Giglio Broker è tutto, arrivederci, alla prossima.